Quando si parla di indipendenti, di orologiai indipendenti, in prima analisi non può non parlarsi anche di Daniel Roth, un vero fuoriclasse che in questa puntata qui su Talk cercherò di analizzare assieme a voi per comprenderne quelle che sono tutte le sfaccettature e perché un Daniel Roth dovrebbe essere nella collezione di chiunque. Naturalmente non è possibile, ma sognare non costa niente. Ne parliamo tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. La storia di Daniel Roth è indissolubilmente legata con le grandi maison svizzere dell'orologeria, ma ancora prima è legata alla sua stessa famiglia, perché sia suo nonno che il suo bisnonno erano dei maestri orologiai e naturalmente all'interno dei loro laboratori nacque e crebbe Daniel Roth come orologiaio, che naturalmente non si accontentò di imparare e rubare qualche segreto di famiglia, ma studiò per diventare anch'egli un vero orologiaio, partendo da un corso triennale. E sulla storia di Daniel Roth c'è un bellissimo articolo di Watch Insanity che vi lascio in descrizione e nei commenti perché vale la pena davvero leggerlo e dal quale naturalmente ho estrapolato gran parte delle informazioni su questo grande maestro. Roth nacque nel 1945 in Francia, a Nizza, e appunto era un figlio d'arte. Il suo nonno e il suo bisnonno infatti erano appunto degli orologiai e lo stesso Daniel Roth intraprese la carriera da orologiaio con un corso triennale di base che lo portò ad apprendere quelle che erano le basi dell'orologeria. Naturalmente era soltanto l'inizio di una grande carriera che lo portò poi ad essere il grande orologiaio che vi racconto in questa puntata. Nizza non era il luogo adatto per un maestro orologiaio, Roth lo sapeva e si trasferì in Svizzera non appena possibile per seguire il sogno di diventare un grande orologiaio e si fece subito notare, tant'è che iniziò a lavorare per diverse manifatture come Jaeger-LeCoultre e poi successivamente in Audemars Piguet, dove lavorò per 7 anni, possiamo dire 7 anni in Audemars Piguet, per diventare un grande orologiaio che le maison principali e storiche svizzere iniziavano a contendersi. Tra queste c'era Breguet. Un aneddoto raccontato da Watch Insanity è quello per cui Daniel Roth mandò a Breguet il suo curriculum, che era composto da 2 pagine. Nella prima c'era un elenco di tutte le sue capacità, tutte le sue skills. Nella seconda pagina invece c'era un elenco di tutte le cose che non sapeva e che doveva ancora imparare. La cosa naturalmente era molto fuori dal coro, tanto che gli valse il posto in Breguet e questo fece la fortuna di Breguet, che insieme a tante altre maison negli anni 70 stava affrontando la crisi del quarzo dovuta all'orologeria nipponica e in particolare a Seiko. Daniel Roth, proprio per contrastare questo fenomeno e per dare il massimo possibile, durante il suo lavoro come mastro orologiaio presso Breguet, decise di affiancare il lavoro a un anno di studi sui segreti del maestro orologiaio Abraham Louis Breguet, di cui abbiamo peraltro parlato in un video qui su Talk raccontandone la storia, studiando gli archivi e studiando tutto ciò che si poteva conoscere di Abraham Louis Breguet, apprendendo naturalmente segreti che nessun altro conosceva. La Breguet moderna, quella delle sfere Breguet, dei numeri, degli indici Breguet o della cassa a moneta, sono dovute proprio a Daniel Roth, che nel 1973, dopo aver approfondito la storia di chi aveva fondato la maison per cui lavorava, decise di rivoluzionarla anche da un punto di vista logistico. Sì, perché in quegli anni Breguet, di origine francese, era effettivamente una maison francese e non svizzera, e tra l'altro l'unica boutique era presente a Parigi con una produzione prevalentemente francese, ma naturalmente non era la scelta giusta, questo perché le maison più importanti erano da sempre nate e cresciute in Svizzera. In questo modo Daniel Roth decise e convinse l'azienda a trasferirsi in Svizzera, alle Brassus, e naturalmente in quel modo rivoluzionò l'intera estetica, portando appunto Breguet a quella che oggi conosciamo e riconosciamo negli stilemi classici dell'azienda, insieme anche a François Baudet,
che naturalmente coadiuvò il lavoro del maestro. Nacquero così le più belle complicazioni a cui siamo abituati e che la Breguet moderna, riportata in auge da Daniel Roth, ci ha abituati, come i calendari perpetui, come anche i tourbillon su calibri Lemagna su base Frédéric Piguet, come il bellissimo calendario perpetuo 3130 appunto su base Frédéric Piguet 71. L'esperienza di Roth in Breguet, l'esperienza più importante di tutta la sua vita, durò 14 anni di grandi successi, di grandi dolori e sacrifici, ma anche di grandi innovazioni e grande crescita personale, tant'è che con la rottura e con la dichiarazione di bancarotta nel 1987 da parte di Breguet, che portò naturalmente sia Baudet sia Roth ad allontanarsi dall'azienda, Daniel Roth decise che era il momento di fare qualcosa da solo, di mettere in pratica, di mettere nero su bianco quelle che erano le sue grandi capacità come maestro orologiaio, e così naturalmente nacque il suo primo laboratorio. Prima di continuare volevo chiedervi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Siete in tanti a guardare tutti i nostri video, ma molti di voi non sono ancora iscritti. È del tutto gratuito, per voi non fa alcuna differenza, per noi invece è molto importante. Grazie. Come è facile immaginare, il lavoro di Daniel Roth da quel momento in poi fu pesantemente, abbondantemente influenzato da quello che era il retaggio delle linee e degli stili di Breguet. Era praticamente stato il suo maestro virtuale, era tutto concentrato su quello che era stato Breguet, e naturalmente Breguet è anche stato uno degli orologiai più eleganti ma anche più ingegnosi di tutta l'epoca più recente e anche quella più risalente nel tempo. Daniel Roth naturalmente non poteva che ispirarsi molte volte per molti suoi lavori al maestro Breguet, e questo lo vediamo per esempio nei quadranti Guilloché, tipicamente Breguet ma anche tipicamente Roth, così come anche le sfere azzurrate oppure quella chicca, quel vezzo di numerare gli orologi all'interno del quadrante. Anche questo tipicamente Breguet, ma Daniel Roth, da grande orologiaio quale era, naturalmente riuscì anche a distaccarsi da quella che era l'idea principale di Breguet, gli stilemi principali di Breguet, con uno stile assolutamente proprietario ed originale. Un Daniel Roth, insomma, lo si riconosce a colpo d'occhio, così come si potrebbe riconoscere un Breguet cassa a moneta. E infatti il Daniel Roth è un orologio molto particolare, che non è né tondo né quadrato, è un rettangolo con una doppia ellisse sopra e sotto, anche molto riconoscibile grazie alla sua lunetta scalinata e alle sue anse dritte, insomma tipicamente Daniel Roth. E così come già avveniva all'interno di Breguet negli anni 70 e negli anni 80, Daniel Roth utilizzò per i suoi movimenti delle basi, principalmente Lemagna, con le quali naturalmente poi realizzò i suoi migliori movimenti, i suoi più bei movimenti, che lo hanno poi reso celebre tra i maestri orologiai indipendenti. Ecco, ma che cosa c'è davvero di speciale all'interno di un Daniel Roth? C'è il movimento disegnato e realizzato da Daniel Roth, che già per Breguet aveva realizzato movimenti eccezionali, e proprio dopo gli insegnamenti e dopo aver studiato così tanto a fondo la storia di Breguet, Roth non poteva che iniziare da tourbillon, il tourbillon inventato proprio dal suo maestro virtuale. Un tourbillon su base Alemania 387 che era stato disegnato da Roth negli anni 80 e che lo stesso poi prese come base per il suo tourbillon C187 all'interno di quegli orologi tourbillon naturalmente che a partire dal 1988, anno di commercializzazione del primo tourbillon a firma di Daniel Roth, furono poi commissionati dal rivenditore inglese Esprit, che ne commissionò una ventina circa in tutto e che riportavano sia il nome di Esprit sia il nome di Roth all'interno del quadrante e dietro la cassa. Ma il tourbillon C187 di Roth non è soltanto un tourbillon,
e non poteva essere diversamente. Presenta in realtà un ponte allungato e un insolito contatore dei secondi a forma di ventaglio, e con questi indicati dalla lancetta dei secondi a 3 bracci attaccata alla gabbia del tourbillon. Sul retro dell'orologio invece ci sono la data e l'indicatore della riserva di carica. E in questa foto potete vedere la grandissima bellezza e la grandissima arte dietro questo C187 disegnato da Daniel Roth. Un'opera d'arte, anche se si tratterebbe soltanto di un orologio, ma non è soltanto un orologio, come potete vedere. E dopo i tourbillon, un'altra bellissima e fantastica creazione di Daniel Roth furono naturalmente i cronografi, e non poteva essere diversamente anche in questo caso. Il primo arrivò nel 1990 su base Lemania 2320 ed era un cronografo in pieno stile Daniel Roth, con la sua ormai iconica cassa e anche con un quadrante perfettamente rifinito in puro stile Roth, ovvero a Clos de Paris, che poi fu sostituito dal 1000 righe, anche questo sicuramente molto riconoscibile come Daniel Roth. Un cronografo, così come i tourbillon precedenti a quest'ultimo, che naturalmente non fu mai realizzato in acciaio perché erano orologi di grande calibro e di grande prestigio, ed erano orologi realizzati in oro giallo, in oro bianco, in oro rosa o anche in platino, con fondello chiuso o fondello trasparente. Insomma, dei veri capolavori, dei veri oggetti di gioielleria, ma anche di grande maestria ingegneristica e orologiaia. E Daniel Roth, ancora una volta con i suoi cronografi, dimostrò di essere il grande orologiaio e naturalmente anche il vero erede di Breguet che abbiamo avuto sino ai giorni nostri. In merito ai cronografi, naturalmente Roth non si fermò al suo cronografo su base 2320, ma realizzò anche dei cronografi rattrappanti, monopulsanti, peraltro su movimenti Lemania degli anni 30, quindi di difficile reperibilità, tant'è che ad esempio il rattrappante fu realizzato soltanto in 52 esemplari. Ma Roth realizzò anche dei cronografi su base Zenith il primero, ad esempio, che naturalmente si distinguevano dagli altri cronografi di Roth a doppio contatore, perché quelli su base El Primero invece presentavano 3 subcontatori all'interno del quadrante. A partire dagli anni 90 Daniel Roth però si cimentò anche nei solo tempo, gli orologi senza alcuna complicazione, insomma, che segnarono forse i veri stilemi di Daniel Roth, quelli a cui tutti siamo abituati, anch'essi su calibri Frédéric Piguet, così come i tourbillon di cui abbiamo parlato prima, e in ogni caso con degli accorgimenti e con delle rifiniture estetiche degne della più alta orologeria che si possa immaginare. Erano orologi a calibro automatico, in questo caso su base Frédéric Piguet 71, e che a mio avviso consacrarono Daniel Roth tra i più grandi orologiai e indipendenti della nostra storia. Il capolavoro migliore di Daniel Roth, almeno secondo la mia personale opinione, ma mi direte nei commenti che cosa ne pensate, è il calendario perpetuo che fu poi presentato nel 1993 e per il quale si avvalse della collaborazione di un altro grande maestro orologiaio come Dufour. Ed è un calendario perpetuo eccezionale, quello di Roth e Dufour, perché i due maestri orologiai cercarono di lavorare a qualcosa di incredibile che nessun altro calendario perpetuo era in grado di offrire, ovvero far scattare tutti gli indicatori analogici e digitali a mezzanotte, tutti insieme. I due maestri, lavorando a questo tipo di orologio, si resero conto però che, a differenza del prototipo presentato nel 1993, bisognava apportare delle modifiche. E infatti il prototipo del 1993 utilizzava 2 quadranti per l'indicazione dell'ora, del mese e dell'anno, e poi 2 finestre digitali sopra il quadrante secondario per l'indicazione del mese e del giorno della settimana. Il problema però è che far muovere tutto assieme richiedeva troppa energia che il movimento progettato da Roth e Dufour non era in grado di offrire. Così le 2 finestre digitali furono sostituite da 2 sottocontatori analogici che erano in grado effettivamente di lavorare in questo modo, e così
il risultato fu qualcosa di straordinario e ineguagliato, ovvero la possibilità di far scattare questo calendario perpetuo e tutti i suoi indicatori contemporaneamente a mezzanotte. Negli ultimi anni di produzione Daniel Roth si cimentò con altre due complicazioni, di cui una, forse il più grande rimpianto, almeno mi viene da pensare, è il ripetizione minuti, che non entrò tuttavia mai in produzione. Si stima che Daniel Roth ne creò soltanto 3 pezzi, evidentemente rarissimi, se sono ancora presenti sul mercato, magari nella teca di qualche collezionista o magari direttamente a casa di Daniel Roth, ma che appunto non entrarono mai in produzione purtroppo, e quindi non ci è dato sapere esattamente di che cosa si tratta. A differenza invece del Papillon, realizzato in 250 esemplari nel 1999, ovvero un bellissimo, e non potrebbe essere diversamente, orologio con ore saltanti e minuti retrogradi. Dopodiché, dopo questi ultimi tentativi di Daniel Roth, l'azienda purtroppo fu ceduta nel 2000 a Bulgari, che ne acquisì brevetti e know-how, e dalla quale poi, insieme anche all'acquisizione di Gerald Genta e dei suoi ultimi lavori, realizzò alcuni dei moderni capolavori che conosciamo, come per esempio l'Octo Finissimo. Insomma, Daniel Roth è uno o il più grande maestro orologiaio che non sapevamo di avere e che ha contribuito all'orologeria moderna a partire dagli anni 70. Quando dalla Francia si trasferì in Svizzera. Una storia, insomma, di grandi innovazioni, di grande audacia e di grande conoscenza che in pochi, soprattutto nell'arte orologiaia, possono vantare nell'ultimo secolo. Una storia che mi è piaciuto tantissimo raccontare e che credo meriti ulteriore approfondimento, soprattutto per quanto riguarda dei pezzi come i Daniel Roth, che ancora oggi, nonostante questa grandissima storia e nonostante questa grandissima tecnica, dal mercato sono davvero poco apprezzati per quelli che dovrebbero essere invece dei pezzi d'asta inarrivabili ai più, e che invece è possibile acquistare molto spesso al costo di un Submariner di Rolex, il che la dice lunga su quello che è l'orologeria moderna. Ma come un tempo avrebbe detto Steve Jobs, one more thing. Sì, perché sebbene Daniel Roth sia stata acquisita nel 2000 da Bulgari, è ancora possibile ammirare e sperare nei grandi lavori di questo maestro, perché non ha smesso di fare orologi, produce pochissimi pezzi all'anno per pochi fortunati, sotto il nome del marchio Jean Daniel Nicolas, ovvero i 3 nomi della famiglia di Daniel Roth, ovvero la moglie, il proprio nome Daniel, e suo figlio Nicolas. Un marchio di orologeria sartoriale, così come lo definisce Watch Insanity, portato avanti da un grande maestro orologiaio, ma anche dalla sua intera famiglia, perché tanto la moglie di Daniel Roth, così come il figlio Nicolas, sono anch'essi degli orologiai che insieme al grande maestro producono appunto questi pezzi per pochi privilegiati. Insomma, la grande avventura di Daniel Roth non è finita con Daniel Roth, che se vogliamo era soltanto un marchio, ma continua a vivere, e mi auguro la rivedremo presto in qualche asta importante e magari nelle più belle collezioni nei prossimi anni e in futuro, perché credo che sia questa è la storia di Daniel Roth, un'eredità che noi appassionati non soltanto dobbiamo conoscere, ma non possiamo dimenticare. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, mi piacerebbe sapere cosa pensate di un marchio e di un maestro orologiaio così importante ma anche così poco noto agli appassionati nei commenti. Ne parliamo assieme come al solito, mentre vi do appuntamento qui su TOC, nella nostra stanza degli orologi, per una prossima puntata. Ciao!